In questo video spero di riuscire a soddisfare la curiosità di alcuni di voi e soprattutto la mia di curiosità, cioè se tutti i lavori che ho eseguito per evitare le infiltrazioni d'acqua all'interno della baita sono effettivamente funzionali. Vi spiego perché questa è l'occasione buona. Perché per prima cosa arriviamo da un periodo estremamente piovoso, ha continuato a piovere anche in modo violento nelle scorse settimane. Abbiamo già un indicatore che sembrerebbe che la situazione sia decisamente a posto adesso. Però per avere la conferma aspettiamo la perturbazione di questa notte, perché questa notte è prevista una perturbazione estremamente forte, c'è un'allerta gialla, arancione su queste zone. È una perturbazione che porterà maltempo anche in Liguria, non solo da queste parti, una perturbazione, come dicevo, rigenerante, che quindi continuerà a riversare su questi versanti quantitativi d'acqua molto importanti. Con la pioggia incessante di stanotte e di domani mattina riusciremo ad avere le condizioni che normalmente ho avuto quando ci sono state le infiltrazioni d'acqua all'interno della baita. Quindi questa è la prova per vedere se davvero tutto ha funzionato. Riusciremo anche a capire se l'acqua drenerà dalla trincea, se l'acqua drenerà dal vespaio areato o se semplicemente non drenerà da nessuna parte e il lavoro di pavimentazione posteriore che ho eseguito con le inclinazioni corrette è sufficiente per far scivolare l'acqua superficiale via e quindi appurando che non ci sono infiltrazioni d'acqua più profonde all'interno del terreno. Oltretutto avremo anche modo di domani mattina o domani pomeriggio, perché adesso non si vede più niente, siamo completamente immersi nella nebbia e nelle nuvole, di vedere anche la montagna davanti con le sue cascate che si gonfieranno improvvisamente durante la nottata. Normalmente quando ci sono queste piogge molto forti è veramente impressionante vedere la forza della natura e queste cascate che non ci sono fino al giorno prima e poi improvvisamente diventano le cascate impetuose e potentissime su tutti i vari canalini che ci sono sulla montagna. E la stessa cosa si verificherà anche qui su questo versante, dove vicino alle api normalmente si crea un ruscelletto temporaneo proprio con queste piogge molto forti. Questo è un indicatore della condizione in cui si verificavano le infiltrazioni al muro. Quando si riempie quel ruscelletto lì significa che era garantita l'infiltrazione dal muro. Quindi se avremo anche questa condizione avremo proprio la conferma definitiva che il lavoro è stato eseguito bene. Ho anche trovato qualche fungo ancora, dei funghi bellissimi tra l'altro, peccato che purtroppo la pioggia mi limiterà un pochino nella ricerca domani. Comunque vi faccio vedere questi esemplari davvero bellissimi di porcino, perfetti, sodi, piccolini, abbiamo un po' di tutto, un po' più piccoli, un po' più grossi, tutti comunque perfettamente sodi e sani. Questo è un po' rotto perché mi è caduto, ma comunque è perfettamente sano. Quindi c'è ancora la buttata che ho già raccolto in precedenza, sta ancora sviluppando e dopo questa perturbazione arriverà un periodo abbastanza lungo di bel tempo, probabilmente con temperature inizialmente miti, e quindi potrebbe esserci una nuova interessante buttata di porcini.
Buongiorno, la perturbazione è passata, il tempo sembrerebbe in miglioramento e devo dire che nonostante le previsioni fossero abbastanza pessimistiche, in realtà poi è stata una perturbazione relativamente normale, nel senso che ho visto di molto peggio, però io credo che questa perturbazione sia comunque un buon riferimento per capire se il lavoro che è stato fatto ha funzionato o meno. Nessuno dei drenaggi ha lavorato e conseguentemente mi viene da pensare che forse il problema fosse più che altro superficiale e l'avrei risolto semplicemente pavimentando con la giusta inclinazione e scaricando di lato. Può essere, in ogni caso le mura all'interno della baita risultano molto più asciutte rispetto a prima, anche quando non si infiltrava acqua il muro trasudava molta umidità, adesso è molto più asciutto, quindi sicuramente c'è un risultato decisamente migliore. Sono più tranquillo anche in caso di perturbazioni molto violente e quindi sono obiettivamente contento di aver fatto tutti questi 3 lavori per risolvere questo problema. La baita dovrebbe essere godibile in qualsiasi condizione meteo adesso finalmente. Ora sono davanti allo scarico del French Drain, che tra l'altro io ho chiamato drenaggio francese ma si chiama French Drain perché chi l'ha ideato si chiamava French, da quanto mi ha detto qualcuno di voi. Io questa informazione non lo sapevo, così sembrerebbe, quindi French Drain, non drenaggio francese, non c'entra niente i francesi. Se avessi lavorato in questi giorni, anche quando non sono presente, sicuramente si sarebbe visto quello che vedo per esempio qui, dove c'è il drenaggio, lo scarico del pluviale, dove si vede proprio il dilavamento del terreno. Invece qua sembra tutto assolutamente intatto, non è stato lavato via niente, l'erba è in perfette condizioni, quindi sembrerebbe che non abbia lavorato. Siccome non ci si ferma mai, ci sono diversi progetti già in programma per i prossimi giorni. Il primo sarà l'installazione di una recinzione. Spero di riuscire a tirare via tutte queste reti attorno agli alberi che sono veramente brutte esteticamente. Credo di partire con la realizzazione di una sauna che desidero tanto.
Quindi adesso andrò a cercare un pochino il posto dove poter installare questa sauna. Poi successivamente ci saranno un po' di lavori in esterno, sistemazione di gradini, migliorare un pochino l'estetica davanti alla baita, perché ci sono dei punti che vanno assolutamente risistemati che non mi piacciono. Questo è più o meno il programma per i prossimi lavori, quindi continuate a seguire il canale, ci vediamo al prossimo video.